Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Non parleremo di mercato, in questo contenuto l'abbiamo fatto nell'ultimo video caricato trattando il rinnovo di Vergara, un profilo comprato dal Sorrento, classe 2008, sviscerandone un tantino caratteristiche e numeri. Trovate ovviamente il video negli ultimi caricamenti, ma qui parleremo della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Fatemi sapere come l'avete vissuta, come avete visto ovviamente il mister alla prima uscita in pubblico ufficiale. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Se vi piace il video, un bel like, fa piacere al sottoscritto, diamo una mano all'algoritmo e iniziamo col piede giusto questa stagione in casa Napoli. Si è subito iniziata la conferenza su cortomuso, numeri, situazione offensiva. Dal punto di vista dei numeri Allegri lo conosciamo, comunque i numeri non sono altro che andare a certificare ciò che è successo in campo ad oggi con tutte le statistiche che ci sono. Poi ci si rifà a gol presi, gol subiti. Se il gap è maggiore tra i gol presi e i gol subiti, ovviamente di conseguenza sarà migliore la tua posizione in classifica, perché ovviamente se prendi 50 gol e ne fai 60 con 10 gol di scarto, non è che puoi puntare a vincere lo scudetto, o magari puoi anche rischiare di non arrivare tra le 4 in Champions League e quindi senza coppe. Mi è piaciuto l'intervento per quanto riguarda la situazione dei portieri, ma ci arriviamo. Passiamo prima a domande su determinati calciatori, perché c'è stata la domanda su De Bruyne e Lukaku e ovviamente Allegri: se non ho visto i calciatori non posso valutare e quant'altro. Giusto che sia così, torneranno ad agosto con il ritiro di Castel di Sangro per poi fare determinate valutazioni. Si è espresso sui portieri però e dice che durante una stagione dove ci sono tante partite, 15, 17, 20 presenze che siano, avendo due portieri che ti fanno stare tranquillo, comunque deve essere quasi una priorità. Io sono completamente d'accordo, perché avere due estremi difensori che possano far stare tranquilli la linea di difesa è una base da cui partire, ma sempre, per tutte le squadre, per il semplice fatto che se io ho un estremo difensore, il portiere, che dal punto di vista delle caratteristiche presenta una o due lacune su determinate situazioni di campo, e io devo pensare ulteriormente a non dover portare calciatori avversari in una determinata posizione o in una determinata condizione. Magari abbiamo un portiere che sui tiri alti o tiri dai 20 metri pecca benissimo, allora tu difensore sai benissimo che non li devi far tirare, quindi hai un compito in più ulteriore nell'andare ad affrontare l'avversario. Oppure hai un portiere che nei tiri ravvicinati pecca benissimo, allora sai che comunque devi tenerli quanto più lontani dall'interno dell'area di rigore gli avversari, e devi metterlo comunque in condizione il tuo estremo difensore di rendere al massimo. Mi è piaciuta la situazione, sono qui per restituire qualcosa, anche se c'è una premessa da fare. La domanda che fa Chiariello può essere spigolosa dal punto di vista del a Napoli bisogna remare, la stampa, tutti dalla stessa parte. Sicuramente può essere spigolosa da questo punto di vista, però poi ne è uscita una situazione, qualche scudetto chiacchierato che comunque era del Napoli, così come quello 2017-2018. Allegri dice sono qui per restituire qualcosa, e si mettono a ridere. È stata anche una conferenza stampa dal punto di vista dei toni e dell'esposizione senza quel peso mediatico che c'è stato poi in passato. E non sto facendo il rapporto Allegri Conte, Allegri Mazzarri, Allegri Benitez e quant'altro, ma è stata una situazione molto bella da vedere, devo dire la verità. Io ovviamente seguo tutte le conferenze stampa, abbiamo seguito tutte le conferenze stampa che ci sono state di allenatori del Napoli, così come abbiamo seguito le situazioni pre-partita, le interviste e le conferenze stampa pre-partita o post partita che ci sono state in casa Napoli. Quest'anno vivremo una situazione diversa da ciò che è stato
ovviamente l'hanno appena finito dal punto di vista della comunicazione, perché non ci saranno ammutinamenti in conferenze stampa prepartita. Sapremo comunque cosa succede in casa Napoli sicuramente più nel dettaglio di come non l'abbiamo saputo quest'anno con Antonio Conte, anche perché l'errore di andare poi in conferenza stampa post partita che abbiamo fatto quest'anno, sviscerando anche situazioni che potevano essere diciamo esaminate in una conferenza stampa prepartita, che possa essere una domanda ad esempio sul centro sportivo, così come c'è stata la domanda e ci confermano che comunque siamo molto avanti e il centro sportivo si farà al di là dello stadio. Non puoi rispondere a domande relative ad un eventuale centro sportivo in una conferenza stampa post match, così come è successo con Conte in una conferenza stampa post match dove c'è tutta l'adrenalina della partita, magari una sconfitta, un pareggio, un risultato che non è arrivato, ed è normalissimo che poi i toni siano diversi dalla tranquillità che ci può essere avendo presentato una partita, risposto a domande anche non inerenti al match nel prepartita di un determinato incontro, per poi concentrarsi nel post prettamente a ciò che è successo nella partita stessa. Quindi secondo me ne gioveremo per quanto riguarda questa situazione. In ultimo, ma non in ultimo, perché questa è una cosa che comunque bisogna sottolineare per quanto mi riguarda, quando si parla di allenatore aziendalista, Allegri dice ringrazio il presidente per aver confermato questa cosa, sono anni che vengo definito aziendalista, per alcuni è un'offesa, per me è un complimento. L'allenatore deve gestire il patrimonio della società, ovvero i giocatori, portare risultati, e nel calcio di oggi, come diceva il presidente, la vera sfida in Italia, nelle difficoltà rispetto agli altri paesi, è di cercare di essere competitivi ma allo stesso tempo sostenibili con l'allenatore, in simbiosi con la società. Quindi mi fa piacere essere aziendalista, e Allegri sarà quell'allenatore che diciamo non è un aziendalista a chiacchiere, o meglio un aziendalista per comodo. Quando gli fa la domanda sì, opereremo con diciamo il filo conduttore che la società usa da sempre, eccetera eccetera, e poi nei fatti facciamo qualcosa un tantino di diverso. Allegri si atterrà sicuramente al Napoli e ciò che potrà fare sul mercato, valutando poi acquisti e calciatori sia a Di Maro e sia a Castel di Sangro. Su tutte le domande di mercato che sono state, tra virgolette, rispedite al mittente rispondendo alla stessa maniera, non ho ancora visto, devo valutare determinati calciatori e quindi vedremo poi il da farsi, in simbiosi appunto, come ha detto nella risposta alla domanda aziendalista, in simbiosi con la società, e quindi siamo in linea e siamo sulla buona strada per quanto riguarda la sintonia, ed è importantissimo dopo un'annata dove dal punto di vista mentale, soprattutto in rosa, e la squadra ha pagato un tantino diciamo lo stress mentale a cui è stata sottoposta tutta la rosa, quindi un tantino di tranquillità in più, situazioni comunque gestibili dal punto di vista caratteriale, perché a Napoli non abbiamo comunque 200 teste calde su 200 calciatori, assolutamente no. E poi c'è da dire che, anche rifacendomi a un'intervista di Galliani di tempo fa, dove prima che noi ufficializzavamo Allegri eccetera, Galliani ha sempre avuto stima del mister per quanto riguarda la gestione in simbiosi con la società, anche perché c'era detto anche De Laurentiis in questa conferenza stampa: nel calcio di oggi o resti sostenibile cercando di arrivare a risultati e trofei, ma percorrendo una linea economica ben definita, senza andare incontro poi a paletti di mercato e debiti eccetera eccetera, anche se sappiamo benissimo che 3 pesi e 46 misure su questa situazione, perché poi non ritorniamo sugli stessi discorsi. Il Napoli è stato bloccato il mercato a gennaio, non doveva essere bloccato perché avevi dei fondi, per poi scoprire che è stata una situazione ad hoc per fermarti avendo gli infortuni e non potendo fare mercato in entrata. De Laurentiis è stato molto chiaro ed era molto tranquillo il presidente, l'ho visto molto ma molto tranquillo, anche perché
dal punto di vista della scelta e della decisione presa per quanto riguarda Massimiliano Allegri, sappiamo benissimo che poteva arrivare anche qualche anno prima e quindi il De Laurentiis l'ha portata comunque, la barca l'ha portata dalla sua parte. Quest'anno poteva succedere ancora prima, così come ci ha confermato anche il mister, ma lo sapevamo. Nel post Spalletti vennero contattati determinati allenatori, tra cui anche Allegri, anche prima di far sedere Conte. Comunque il sondaggio, le telefonate ci sono state, situazioni e dinamiche che erano diverse allora e quindi non hanno portato alla fumata bianca che è arrivata. Quest'anno inizia ufficialmente la stagione del Napoli e comincerà anche il ritiro di Di Maro e quindi seguiremo tutti i risvolti e tutte le situazioni che ci saranno, anche per quanto riguarda gli allenamenti del Napoli e tutto ciò che potremo sapere per la preparazione ovviamente pre-campionato. Sono, non voglio dire euforico, ma sono felice che inizi la stagione e cerchiamo di iniziare col piede giusto. Allegri è convinto che si può far bene, noi siamo convinti che si può far bene con questa rosa, il presidente De Laurentiis è convinto che si può far bene con questa rosa e io l'ho già ribadito in qualche altro contenuto. Il perché di Allegri, al di là che è stato chiamato anche anni prima, eccetera, eccetera, secondo me il peso specifico in questa scelta l'ha anche quella situazione come ci si è lasciati con Antonio Conte. Con questa rosa, Antonio, senza tutti gli infortuni, avevi la possibilità di vincere comunque un altro scudetto e la situazione infortuni. Mi auguro che ovviamente si segua il filo conduttore che ha avuto Allegri nella carriera di allenatore, andando a rivedere i numeri. Sono pochissime le stagioni dove si è arrivato a un massimo di infortuni, se non vado errato, di 28-29, avendo anche qualche stagione, e parliamo di stagioni con l'impegno infrasettimanale, non stagioni dove tu hai giocato solo il campionato, addirittura stagioni dove sei arrivato giusto a 20 infortuni. Quindi da quel punto di vista sicuramente vedremo un miglioramento e sarà già un primo tassello molto ma molto importante per il Napoli che verrà 2026-2027. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!